Se state cercando una barca da noleggiare per la vostra vacanza per quest'estate e la vostra priorità è la comodità, beh, sicuramente voi state cercando un catamarano, perché tra tutte le tipologie di barche che potete trovare, il catamarano è indubbiamente la barca più comoda che c'è, e questo ne giustifica il grande successo che stanno avendo in questi ultimi anni. In questo video noi vi presenteremo 7 catamarani da charter e ve li presenteremo nelle zone dove potete andarli a noleggiare. Partiremo dall'arcipelago pontino, scenderemo alle Flegree, faremo la costiera amalfitana, le Ollie, dalle Ollie rotta verso ovest e andiamo a vedere le Egati e infine concluderemo il nostro giro in Sardegna. Prima di andare a iniziare vi voglio dare 2 informazioni di carattere tecnico. La prima è: per avere tutti gli indirizzi delle società a cui appartengono i catamarani che vi facciamo vedere, potete andare nella finestra di descrizione sotto il video. Cliccate su Mostra altro e vi appariranno l'elenco delle società e dei loro siti web. Se invece volete conoscere i prezzi di queste barche, la planimetria e altre informazioni e soprattutto avere i link di tutti i documentari turistici che noi abbiamo prodotto fino ad ora e vi faranno vedere le zone di cui vi andiamo a parlare, scaricate l'agenda del catamarano da un link che si trova nella finestra di descrizione sotto il video e nel commento in evidenza, che è il primo dei commenti che trovate appunto sotto il video. E ora andiamo a iniziare. La prima meta di questo lungo itinerario attraverso l'Italia meridionale e la Sardegna è l'arcipelago pontino. Partiamo da Nettuno, dove mi trovo in questo momento. Io sono nel porto di Nettuno, un marina molto bello che si trova a 60 km a sud di Roma. Sono ospite della Sailing in Italy, una società che possiede diverse imbarcazioni della Jeanneau e alcuni catamarani, tra cui l'XS 11, il catamarano sul quale io mi trovo e di cui dopo vi parlerò. Partiamo, facciamo 4 ore e mezzo di navigazione, 30 miglia e arriviamo alla prima isola dell'arcipelago pontino che si incontra venendo da nord, Palmarola. Palmarola è un'isola che conoscono in pratica solo i romani. Gli altri non ci vengono, dalle altre destinazioni non ci si arriva ed è veramente un peccato perché è un'isola assolutamente stupenda. Le immagini che state vedendo si riferiscono alla Cala del Francese, così chiamata perché sulla spiaggia c'è un ristorante che si chiama Il Francese. Dateci a mangiare perché si mangia bene e si gode di un panorama stupendo. La baia è molto sicura, il fondale è sabbia e poca posidonia, 4-12 metri, quindi passate una notte fantastica. Potete rimanere lì almeno un paio di giorni per vedere tutte le cale che ci sono intorno, dopodiché con 6 miglia di navigazione arrivate a Ponza. Ponza è l'isola chiaramente principale che dà nome all'arcipelago, è un'isola stupenda. In queste immagini la vedete quando non c'è nessuno, che le immagini si riferiscono a ottobre, quando noi ci siamo stati proprio per andare a provare l'XS 11, ma d'estate questo posto frizza di vita, c'è tantissima gente, tantissime barche, c'è una bellissima vita notturna. A Palmarola e a Ponza, in queste isole dove potete comodamente passare una settimana perché ci sono veramente tante rade e una più bella dell'altra, ci potete arrivare, come abbiamo detto, con l'XS 11 della Sailing in Italy. L'XS 11 è un catamarano nuovissimo, ma non nuovissimo proprio come barca, nuovissimo anche come brand. È un marchio del gruppo Beneteau e ha una particolarità: è un catamarano veloce a vela, vi farà divertire, non vi farà pentire di non aver preso un monoscafo. Noi l'abbiamo provato e ci siamo divertiti. La barca, come dicevamo, è molto comoda, ha 4 cabine e 2 bagni. La scelta dei 2 bagni è una scelta intelligente perché invece di fare 4 cabine e 4 bagni molto piccoli, loro hanno preferito fare 4 cabine e 2 bagni grandi con il box doccia, e questa secondo me è una cosa che aumenta molto la comodità dell'imbarcazione. Dall'arcipelago pontino facciamo 42 miglia verso sud, passiamo davanti a Ventotene, un'altra isola particolarmente bella, e arriviamo alle isole Flegree. Procida, Capri, Ischia, 3 isole
molto belle anche queste e molto diverse una dall'altra, proprio non possono essere più diverse di quello che sono. Capri è l'isola dei VIP, l'isola della vita notturna, l'isola dei grandi negozi. Ischia è l'isola delle terme, anche qui comunque c'è una grande vita notturna. E poi Procida. Procida è un'isola che è rimasta ferma nel tempo, qui le macchine non possono arrivare, quelle che vedete sono solo quelle dei locali, degli abitanti dell'isola stessa. È un'isola dove non dovete mancare di andare a vedere il borgo dei pescatori che sta dall'altra parte dell'isola in confronto alla piazza principale di Procida. Coricella è un posto, è una cartolina sul mare, è un posto veramente bello da andare a visitare, tanto che noi a Procida abbiamo dedicato uno dei nostri documentari turistici. Per arrivare alle isole Flegree possiamo utilizzare un Bali 4.2 della Aladar Sail, partendo da Castellammare, che è un marina molto comodo perché si trova sotto l'autostrada e sta all'interno del Golfo di Napoli. Poche ore di navigazione e raggiungiamo Procida. Aladar Sail è una società che ha la sua base principale a Marina di Scarlino in Toscana, poi ha una seconda base a Cannigione e infine questa base di cui vi abbiamo parlato a Castellammare. Il Bali 4.2 che ci offrono per visitare le Flegree è un'imbarcazione molto recente come modello, è uscito l'anno scorso, è una barca del 2022 per cui ancora non ha fatto una stagione, noi in questo momento stiamo a marzo 2022 per cui farà la prima stagione adesso quella che arriva e offre 4 cabine e 4 bagni, essendo un 42 piedi e un po' più grande si può permettere di avere 4 bagni separati, ma soprattutto essendo un Bali ha il pozzetto prodiero tutto calpestabile, molto grande, con un grande prendisole, un divano e un ampio tavolo, e a poppa la caratteristica parete basculante dei Bali, ovvero sia una parete che si alza a mo' di garage e mette in comunicazione dinette e pozzetto, diventa un solo spazio, una cosa piuttosto comoda per fare una vacanza in famiglia. Dalle Flegree facciamo poche miglia verso sud, scapoliamo Punta Campanella e entriamo nel meraviglioso Golfo di Salerno e qui troviamo la costiera amalfitana, la costiera più famosa al mondo probabilmente, con una delle repubbliche marinare più belle. Noi in Italia avevamo 4 repubbliche marinare, Amalfi è stata la prima ed è sicuramente una delle più belle. Per venire a visitare la costiera amalfitana partiremo da Marina d'Arechi, un marina molto moderno che sta proprio a Salerno. 10 miglia, 1 ora e mezzo di navigazione, ci troviamo davanti ad Amalfi. Qui avremo tutta una serie di rade, una più bella dell'altra, con tante di queste rade hanno dei ristoranti molto carini proprio sulla spiaggia dove si mangia benissimo. Amalfi stessa è una città che vale veramente la pena andare a visitare, noi gli abbiamo dedicato un documentario, non è molto grande, è una cittadina molto piccola, ha la piazza del Duomo e un lungo corso e lì è finita la parte da vedere, ma è veramente molto bella, vale veramente la pena, ha un Duomo che senz'altro va visitato. Per arrivare lungo la costiera utilizziamo un Dufour 48 Catamarans, una barca veramente molto bella e una barca, per quanto il marchio non lo sia, ma la barca è tutta italiana. Perché? Perché è costruita a Forlì ed è disegnata come tutti i Dufour da Umberto Felci, che è uno dei nostri progettisti più noti. Una barca che offre 5 cabine molto intelligenti, perché in uno scafo io ho 2 cabine molto grandi con i loro 2 bagni, nell'altro scafo ho 3 cabine. E solitamente quando in uno scafo ci sono 3 cabine muoversi non è facile. Allora loro che hanno fatto? Hanno diviso 2 cabine nella zona prodiera, una cabina VIP con il letto centrale e un'altra cabina a letti a castello e una terza cabina nella zona poppiera con la sua entrata indipendente, ovvero sia dalla dinette io scendo e arrivo direttamente in quella cabina con il suo bagno con box doccia, e questa è una cosa molto comoda. La barca ha grandi spazi, non è una barca pesante, voi vedete la linea è molto elegante, è una barca che si fa notare. A offrire il Dufour 48 Catamarans è l'importatore, è il distributore di queste barche in Italia, la Marina Yacht Sales, che nell'accezione charter diventa Marina Yacht Charter.
Loro hanno 6 di queste imbarcazioni distribuite su 3 basi. La prima base è a Marina Cala dei Medici in Toscana, Marina d'Arechi qui nel Golfo di Salerno e infine a Marina Capo d'Orlando. In tutti questi 3 posti voi trovate principalmente catamarani della Dufour, ma anche dei catamarani della Lagoon. Lasciamo la costiera amalfitana, facciamo rotta verso sud e arriviamo alle Eolie. Le 7 sorelle, 7 isole, una più bella dell'altra. Se volete vederle tutte e 7 dovete prendere la barca per 2 settimane. In una settimana, a meno che non volete fare una corsa cambiando un'isola al giorno e in alcuni giorni addirittura facendone 2, non ci riuscirete. In una settimana fate 5 isole, in 2 settimane fate 7 isole con molto comodo. 7 isole abbiamo detto, una più bella dell'altra, ma soprattutto una più diversa dell'altra. Noi a queste isole abbiamo dedicato un documentario, il primo video portolano che penso sia mai stato fatto da un giornale. Un documentario dove vi facciamo vedere proprio materialmente dove potete andare a ormeggiare isola per isola. Per arrivare alle Eolie partite da Porto Rosa. Porto Rosa Lipari, che è la vostra prima tappa, sono 18 miglia, per cui poco meno di 3 ore. Per visitare le isole potete noleggiare da Porto Rosa un Leopard 45, che è un catamarano molto particolare, importato e noleggiato in Italia dalla Sellitalia di Procida. È una società molto grande, ha la sua base centrale a Procida, un'altra base a Cannigione e infine qui a Porto Rosa. Dicevamo il Leopard 45. È una barca tutta improntata alla navigazione e alla sicurezza. Voi pensate che Sellitalia fino a pochi anni fa le barche che importava in Italia dal Sudafrica, dove queste barche sono costruite, le faceva arrivare via mare, per cui risalivano tutto l'Atlantico, entravano nello stretto di Gibilterra sino ad arrivare a Procida, dove loro hanno la loro base principale, per cui insomma devono essere barche veramente costruite bene per fare una navigazione del genere e arrivare perfettamente nuove per essere consegnate al cliente. Nel Leopard 45 trovate 5 cabine e 4 bagni, 5 cabine molto comode, 4 bagni altrettanto comodi. E la particolarità di questa imbarcazione è che non è il classico catamarano salotto, ma è proprio la barca da navigazione. In dinette voi trovate innanzitutto una cucina messa nella zona di prora che guarda sul pozzetto di prua, dove si arriva attraverso una comodissima porta che congiunge dinette e pozzetto di prua. E dentro la dinetta, invece di avere un divano esageratamente grande, hanno un tavolo esageratamente grande, circondato appunto più che da un divano, da una seduta, per cui una concezione un pochino diversa del catamarano che a me, quando l'abbiamo provata, è piaciuta molto. Per cui vi ricordo, Leopard 45 per visitare le Eolie, Sellitalia. Dalle Eolie rotta verso ovest e andiamo a vedere le Egadi, un altro posto meraviglioso. Io non finirò mai di dire che le nostre isole sono meravigliose, ma veramente sono una più bella dell'altra. Alle Egadi noi troviamo Favignana, che è la più grande, Marittimo e Levanzo, 3 spettacoli della natura, 3 posti dove troverete delle rade che vi incanteranno, con un'acqua assolutamente bellissima, proprio trasparente, color smeraldo, una cosa che riempie gli occhi. Per vedere queste bellezze potete partire da Marsala, un posto che raggiungete o in macchina se volete o in aereo atterrando nel vicino aeroporto. Lì potete noleggiare un Bali 4.6 della Sailing Sicily, una barca del 2022, cioè una barca anche questa nuovissima, che ha 5 cabine e 4 bagni. Come tutti i Bali, anche questa ha un grandissimo pozzetto di prua con il suo prendisole, il divano e un ampio tavolo, e soprattutto la parete basculante che unisce in maniera perfetta dinette e pozzetto, facendolo diventare un ambiente unico, senza dimenticare il fly, che è veramente molto grande. La barca, come tutti i catamarani che abbiamo visto fino adesso, viene noleggiata con
o senza skipper. La Sailing Sicily, che è la società che appunto possiede l'imbarcazione, è una delle più grandi società di charter del sud Italia e ha la particolarità di avere buona parte della loro flotta in programma di gestione, che vuol dire che le barche appartengono a dei proprietari privati, e questo potrebbe essere un punto a favore, perché il proprietario privato che ha un accordo con la società di charter per cui la gestiscono insieme per noleggiarla, chiaramente mette più accessori sull'imbarcazione, per cui noi avremo delle imbarcazioni più ricche. La Sailing Sicily, in ultimo, è la società italiana che ha il maggior numero di basi, ne hanno addirittura 11. Partono dalla Sicilia, fanno Marsala, fanno Porto Rosa, per cui possono andare anche alle Ollie, fanno Marina d'Arechi, la Toscana, altre basi sparse un po' dovunque e un'ultima base molto particolare a Ravenna, da cui si può raggiungere comodamente la Croazia, ma in barca ci si può arrivare in macchina. Dalle Egadi riprendiamo la rotta e andiamo diretti verso nord. Sardegna, costa nord-orientale, Costa Smeralda. Per visitare la Sardegna partiamo da Marina Cala de Sardi. Chi segue i nostri video sa che Marina Cala de Sardi è la nostra base per girare tutti i video della serie Eonavico, ovvero sia le nostre lezioni di vela, per cui la conosciamo molto bene e vi posso garantire che è un marina bellissimo, soprattutto è il marina più verde d'Italia. Qui quando arrivate per noleggiare la vostra barca, solitamente arrivate la mattina presto perché la nave vi sbarca prestissimo la mattina e avete il problema di aspettare sino al pomeriggio quando vi consegneranno la barca, ma qui non è un problema, perché qui potete andare a nuotare, potete prendere il sole, potete utilizzare questi prati enormi, potete andare al ristorante per mangiare, per cui già siete perfettamente in vacanza. Marina Cala de Sardi appartiene al gruppo NSS, che possiede anche la NSS Charter, che è la più grande società di charter in Italia. Questa è la loro base principale, loro qui hanno 40 barche su una flotta di 115 imbarcazioni, metà sono monoscafi, metà sono catamarani. Hanno un'altra base a Marina Cala de Medici in Toscana per visitare l'arcipelago toscano, a Marina d'Arechi per visitare la costiera amalfitana, a Porto Rosa per visitare le Ollie, quindi Baleari e Caraibi. Da Marina Cala de Sardi posso andare a visitare, come abbiamo detto, la Costa Smeralda, perciò andrò verso nord. In una settimana farò tutte le cale che mi separano da qui all'isola della Maddalena, passerò alcuni giorni tra Caprera e Maddalena, casomai farò una puntata a Cavallò o Lavezzi, che sono posti veramente bellissimi. Se ho 2 settimane invece potrò fare tutto questo, in più potrò raggiungere Bonifacio, che è un posto veramente molto bello. Già soltanto l'entrata a Bonifacio vale la visita, e vedere la costa meridionale della Corsica, oppure andare verso ovest e andare a visitare la costa settentrionale della Sardegna, che è un posto veramente molto bello. La NSS Charter per questo itinerario ci propone 2 imbarcazioni, il Lagoon 50 e il Lagoon 46. Loro hanno 3 Lagoon 50 e 5 Lagoon 46, tutte barche nuovissime. Voi considerate che NSS Charter cambia le barche in continuazione, per cui troverete sempre barche molto nuove. Il Lagoon 50 nel particolare noi l'abbiamo usato, ci abbiamo vissuto per una settimana a febbraio in pieno inverno, perché siamo stati a Marina Cala de Sardi a girare una serie di lezioni di Eonavico. Eravamo in 7 e posso testimoniare, siamo stati molto bene, la barca era veramente molto comoda. La barca ha 6 cabine e 4 bagni, ogni scafo ha una cabina di prua e una cabina di poppa molto grandi e una terza cabina leggermente più piccola, ma sempre con un grande matrimoniale, che si trova tra la cabina di prua e quella di poppa. La cabina di poppa ha il suo bagno, mentre cabina di prua e questa cabina leggermente più piccola ne dividono uno in comune. Tutti i bagni sono uguali e tutti e 4 i bagni hanno il box doccia. Inoltre la barca ha una dinette veramente molto grande, con una cucina molto spaziosa e un altrettanto grande pozzetto dove è possibile mangiare in 10-12 persone. A prua ho un divanetto per l'aperitivo serale, messo in comunicazione con la dinette da un'utilissima finestra che si abbassa.
Sopra, dove sta la timoneria, ho anche un prendisole con un bel divano e due grandi cuscinoni dove sdraiarsi appunto a prendere il sole. Il Lagoon 46 invece è un 4 cabine e 4 bagni. La particolarità è che tutte e 4 le cabine sono uguali, hanno la stessa volumetria e stessa cosa per i bagni, quindi è una barca antidiscussione. Qui non bisogna discutere su quale cabina si prende, tutte le cabine una vale l'altra perché sono esattamente speculari una all'altra. Anche questa ha un grande fly con dei grandi prendisole, il pozzetto a prua e un enorme pozzetto di poppa. La nostra lunga rotta attraverso le isole italiane finisce qua. Spero che vi sia piaciuta, se è così fatecelo sapere, dateci il vostro like. Scaricate, ve lo consiglio, l'agenda del catamarano, il nostro articolo dove vi diamo i prezzi delle barche che vi abbiamo mostrato per le diverse periodi della stagione da charter, le planimetrie di questi, alcuni consigli su dove andare e non andare e l'elenco dei link ai video documentari che abbiamo realizzato sino ad ora per mostrarvi le varie mete, in modo che potete avere tutta un'altra serie di informazioni. Detto questo, non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.